miei figli. Mi piace quando dicono mamma con il sorriso grandissimo, quando non ci vediamo per molto tempo. This is Sylvia, a real Italian mama. She's always on the go, chauffeuring her kids here and there and taking care of them around the clock. Lavoro, bimbi, scuola, eccetera, eccetera, diventa tutto molto stressante. Però sì, è faticoso. È faticoso essere madre, soprattutto di più bimbi. What's everyday life like for the typical Italian family? The Gallianos live in Scalia, a town on the coast of Italy's southern region of Calabria. Alessandra likes to dance. Her brother Antonio plays soccer, and you can usually find the youngest, Irene, drawing. Their father, Giuseppe, is a tax advisor, while Silvia works half days in a medical practice. When I think of an Italian family, I imagine big family get-togethers, tables piled high with food, and lots of kids. That's the cliche. But what's the reality in Italy? What do Italian parents do better? And is it true that lots of them move out of their parents' homes really late in life? About 8 million Italian households have children, but most families these days only have one child. So the Gallianos, with their 3 kids, don't fit the typical Italian mold. Statistically, every Italian woman now has 1.2 children. That's actually one of the lowest birth rates in Europe. Another record low is the employment rate for women. Only about 50% of Italian women have jobs. I'll explain why later. Sappiamo bene che la fertilità di una donna va dai 25 ai 35 anni. Se tu ci sei arrivato a 35 anni a pensare al primo figlio, è normale che poi tra i problemi economici, tra la fertilità della donna stessa, quando hai fatto un figlio è più che sufficiente, è già abbastanza. Questa è la mia di lettura, però. La donna deve scegliere a un certo punto se lavorare o fare la mamma ancora, purtroppo e sì. Quindi questo secondo me incide sul tasso di natalità, perché se ci fosse la possibilità di poter liberamente procreare e lavorare perché i servizi ti supportano, sicuramente sarebbe un aiuto al tasso di natalità in Italia, soprattutto al sud. Currently, Italian mothers get 5 months of maternity leave supported by the state. After that, parents, that's mothers and fathers, can split 11 months of parental leave. During that time, they receive a maximum of 30% of their normal income. Every kid also qualifies for child benefits ranging from 57 to 199 euros a month, depending on income. It's 7 a.m., so what's the Gallianos' daily routine? It may look a little chaotic, but this morning routine's been established after years of practice. La colazione è latte e biscotti, fanno latte e biscotti Alessandra e Antonio, i bimbi grandi. Di solito non è un pasto importante nella nostra famiglia. Io per esempio non faccio colazione prima di uscire, né io né mio marito, prendiamo solo un caffè. They get dressed, have breakfast, pack their bags, and in 40 minutes, they're ready to go. Per quanto ci riguarda, diciamo che non diamo peso alla moda per i bimbi, quindi solo ed esclusivamente per la comodità del bimbo a scuola. E soprattutto in Italia c'è la divisa che è il grembiule, che devono mantenere sempre a scuola, è importantissima, deve essere per tutti i bambini uguali. A noi i colletti sono differenti perché in Italia si identifica il colletto, la classe del bambino, il rosa è la seconda elementare, Alessandra ha il colletto blu ed è la terza elementare, Irene ha un colletto viola. It's almost always Giuseppe who takes the kids to school. Ciao, buona scuola. Ciao. In Italy, it's still not the norm for fathers to take the kids to school. La mattina ti accompagno sempre io perché devo uscire comunque per andare ad aprire l'ufficio. Quindi a livello organizzativo è più semplice. 15 minutes later, they're all at school. In some regions of Italy, primary school students aren't allowed to arrive at school unaccompanied.
Io la vedo una cosa eccessiva, io li lascio davanti a scuola, i miei che fanno la terza e la seconda elementare, e vanno da soli da dove parcheggio con la macchina fino all'ingresso, non li accompagno fino a dentro, qualcuno mi guarda. Sì, però pure comunque effettivamente non è comune che il bimbo va solo a scuola. Sylvia uses the time when her kids are in school to run some errands. She visits her father-in-law in his butcher shop and picks up some things for dinner. In Italy, there's always time for another cup of coffee, which Sylvia drinks before she goes to work. She used to work in business as a manager, but now she works half days in a doctor's practice. Sì, pronto, buongiorno, sono Silvia. A livello professionale ho perso proprio tutto, ho lasciato tutto ciò che facevo prima, tutte le cose per cui ho studiato. Sono state messe da parte per fare la mamma e fare un lavoro che mi consentisse di fare sia la mamma che lavorare. School is out at 4 o'clock sharp, and the children have to be picked up, a problem for anyone who works past that time. Either the grandparents have to help out, which is customary in Italy, or other childcare has to be arranged, and that can be expensive. Sylvia is home with her children after school, when they each participate in their hobbies. Alessandra practices her dancing while Antonio gets ready for soccer practice. Doppio nodo. Perché se no cade, mamma, inciampa. No, perché si slacciano continuamente. E poi il mister gli deve legare le scarpe, è vero? Sì. La mamma italiana è una cozza. C'è una cozza nel senso che è attaccata ai bambini morbosamente. La mamma italiana è aggrappata ai figli fino a quando non vanno 30 anni. Però noi cerchiamo di esserlo il meno possibile, anche se non ci riusciamo. La mamma è babysitter, la mamma è bancomat, la mamma è clown, insegnante. Italians have the word mamona, which means something like mama's boy. The truth is, Italian men don't move out of their parents' home until age 30 on average. In comparison, German men move out at age 24 on average. On 2 afternoons a week, Giuseppe comes home early and takes care of the children himself. He takes Antonio to soccer practice. He sees these moments with his kids as the best part of his day. Ed è una cosa fantastica, perché è un'occasione per stare insieme, tra i bimbi, crescere insieme, è un'occasione per socializzare e anche una forma di educazione. Not every father has the privilege of being able to watch their sons play soccer. Per esempio nel mio caso io lavoro di meno rispetto a mio marito, quindi la maggior parte delle cose dei bambini me ne occupo io, quindi la mamma rispetto al papà, almeno in Italia, poi Giuseppe è l'eccezione. Gender stereotypes are still widespread among Italians. In a recent study, 59% of respondents agreed that men are not as well suited to take care of the home and children. Il concetto di famiglia classica è mutato per quanto mi riguarda, non è quello classico, bensì è collaborazione reciproca tra mamma e papà nel crescere i bambini. But in one sense, the Gallianos are a very typical Italian family. Mealtimes. L'alimentazione è una cosa importantissima. Il cibo è anche il momento di riunione, no? Per la famiglia e per gli italiani in generale. È un momento di comunione, di condivisione, quindi si può definire il momento più importante della giornata. On the table, traditional pasta with a meat and tomato sauce. After dinner, the children can watch TV while Sylvia and Giuseppe have a little time to themselves. La famiglia è il centro del mondo, è la cosa più importante che ci sia. Senza famiglia non si va da nessuna parte, quindi è un'unione che fa la forza.
Their bedtime ritual is also well established. And so, another day for a more or less typical Italian family draws to a close. So what do you think about how Italians raise their children?